Ciao a tutti, ciao, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi vi propongo la maglia a pannello Trecina, un progetto che può diventare una canotta, e difatti poi ti farò vedere la foto, oppure con la manica, ma attenzione, può diventare anche con manica più lunga, basta semplicemente proseguire con la manica, quindi non farti intimorire dalla manica corta o dal fatto che non la vedi canotta, perché può essere una canotta, una maglietta a manica corta, una maglietta a manica lunga, puoi utilizzare un filato in lana, fare la bordura, scusami, la scollatura meno ampia di quanto io l'ho fatta, io l'ho voluta comoda come scollatura, difatti ho fatto una V comoda, il disegno è ovviamente quello di Trecina, l'avete riconosciuto, l'avete anche intravisto nell'ultima recensione di filati che ho fatto, e questo è il risultato, un filato semplicemente meraviglioso, meraviglioso, morbido, fresco come filato. Ho usato un lotto per fare questa maglia, Trecina appunto a pannello, questo è il retro, con un lotto soltanto. Allora, vi scriverò, vi farò passare, vi scriverò comunque tutto quello che mi è servito per questa maglia, che è una taglia 44/46, una 44 comoda, io l'ho voluta comoda. E, io vorrei solo fermarvi un attimo per dare un occhio proprio al disegno di Trecina, questo è sul fianco. E, è veramente un colpo d'occhio notevole. Allora, se la fai anche solo a canotta, quindi eviti di fare la maglia, puoi utilizzarla come sottogiacca, ok? Oppure puoi utilizzarla come canotta con l'abbinamento del cardigan Trecina, del quale trovi il tutorial nel mio canale. Lana, cotone, seta, usa il filato che più piace a te, che più senti nelle tue corde. Questa è la manica, o magari stai guardando questa creatura, questo tutorial, magari è inverno, puoi farla semplicemente con la lana, quindi cambiando il tipo di filato diventerà invernale. Ripeto, non ti fare scoraggiare dalla scollatura, è una scollatura a V ampia perché io la volevo così, questo modello lo volevo così, è una scollatura ampia, ma vedrai nel tutorial, ti spiego come eventualmente non farla così bassa, ma farla un pochino più alta come scollatura. Invece io ho voluto farmela in questo modo, non ho voluto neanche fare una bordura perché mi piaceva così, proprio così com'era. Poi ovviamente dipende sempre da come piace a te. La bordura che ho fatto per il cardigan l'ho utilizzata anche per la maglia, sia qui che nella manica. Partiremo dal centro, è un pannello, quindi partiremo dal centro e in questo modo qualsiasi taglia che tu hai riesci a ritrovarla semplicemente continuando a seguirmi nel tutorial, ok? Quindi non ti preoccupare per la taglia, non ti faccio fare nessun calcolo. E quindi andiamo al tutorial e spero che ti piaccia. Fammelo sapere con un pollice su, scrivimi, non aspettare, tu scrivimi quello che pensi subito, così a primo avviso della mia maglia, della mia creatura di Trecina, fammelo sapere, e se non sei iscritto non ti costa nulla, iscriviti al mio canale, ok? Un abbraccio e andiamo al lavoro. Allora, per questo progetto io lavorerò questo filato, che è un misto lino e viscosa, lino 70 e 30 viscosa, che ho acquistato su Temu. Meraviglioso perché il filato, vabbè, voi l'avete visto finito, io devo ancora finirlo e quindi andiamo a lavorarlo. Comunque io lo lavorerò doppio perché già lavorandolo doppio utilizzerò l'uncinetto 2,5, quindi a me va benissimo proprio lavorarlo doppio perché altrimenti per me era un po' troppo sottile.
con un filo singolo da lavorare con l'1,5, 2, a secondo poi della mano. Io con il doppio filo, ripeto, lo lavorerò con il 2,5. Partiamo. Partiamo con un cerchio magico, quindi facciamo il giro sulle 3 dita, poi andiamo a prendere il filo e a questo punto, quando abbiamo il cerchio, andiamo a fare 3 catenelle. Ok, questa è la nostra prima maglia alta. A fianco andiamo a farne un'altra. E ora 2 catenelle di separazione e andiamo a fare altre 2 coppie. Quindi 1 e 2 e 2 catenelle di separazione. Ok? Continuiamo a fare 2 coppie di maglie alte e 2 catenelle di separazione, 2 coppie di maglie alte e 2 catenelle di separazione. Dobbiamo avere in tutto 8 coppie di maglie alte, quindi ne abbiamo fatte 4, andiamo a fare le altre 4 con 2 catenelle di separazione. Ok, abbiamo fatto 8 coppie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coppie di maglie alte e come fori ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora faremo l'ottavo spazio, l'ottavo foro. In che modo? Allora, prendi la codina, tira in modo tale che si chiuda il nostro cerchio, tieni la codina separata dal filo principale, questo va al gomitolo, metti il filo sull'uncinetto, vai a cercare la terza catenella d'inizio, questa è la prima, la seconda e la terza. Nella terza entrerai, prenderai il filo e chiuderai tutte e 3 le asoline insieme. E così abbiamo l'ottavo foro. In totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 fori in totale. Mi allargo di nuovo, anzi, ok. Allora, a questo punto quello che dobbiamo andare a fare è questo. Una catenella, tira sul filo leggermente, perché andiamo a fare dei punti puff, ok? Quindi in questo modo entra, prendi il filo e lo tiri su. Di nuovo entra, prendi il filo e lo tiri su, questa è la seconda volta, andiamo a fare la quarta volta, la terza volta, scusami. Ok, riprendi il filo, chiudi tutto quanto insieme e fai 2 catenelle di separazione. Nello spazio, vedi questo foro qui, nello spazio, andiamo a fare 2 maglie alte dopo aver fatto le 2 catenelle dopo il punto puff, ok? Ok, quindi abbiamo fatto punto puff, 2 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e ora andiamo in questo spazio, questo, e andiamo a fare 2 punti puff. Quindi prendi il filo e lo allunghi, lo prendi per la seconda volta e lo allunghi, rientra, lo riprendi, quindi sono 3 volte il filo sull'uncinetto e poi vado a chiudere. Separo con 2 catenelle di separazione e rientro nello stesso spazio e faccio la stessa cosa. 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto, vado a chiudere tutto e faccio 2 catenelle di separazione. Nello spazio seguente 2 maglie alte. Noterai che sono sempre delle coppie, ma se hai già fatto il cardigan treccina ti viene proprio naturale. 2 catenelle di separazione e ora andiamo nello spazio seguente a fare 2 punti puff con 3 volte il filo tirato sull'uncinetto che andiamo a chiudere, 2 catenelle, rientriamo e via. 1, 2
e 3, filo sull'uncinetto, chiudi tutto, 2 catenelle di separazione, andiamo nella maglia seguente e andiamo a fare 2 maglie alte. Ok, praticamente devi continuare in questo modo fino a concludere il giro. Quindi adesso, dopo le 2 maglie alte, vai a fare 2 catenelle di separazione, nello spazio successivo vai a fare 2 punti puff, quindi 1, 2 e 3 maglie tirate sull'uncinetto, prendi il filo, lo porti dentro e chiudi. 2 catenelle di separazione, vai di nuovo 1, 2 e 3, chiudi tutto, 2 catenelle e nello spazio successivo vai a fare 2 maglie alte. Due catenelle di separazione e ora, come vedi, è l'unico singolo questo punto di partenza, ok? Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 1, 2, 3 sono completi, ma questo no. E quindi cosa facciamo? Abbiamo fatto 2 catenelle di separazione, andiamo nello spazio, nello spiazzo, andiamo bene, nello spazio successivo, quello dove abbiamo fatto il primo punto puff, e andiamo a fare il secondo punto puff. Ok, chiudi tutto quanto insieme, una catenella, ok, per bloccare anche il nostro punto puff, filo sull'uncinetto, vai sulla catenella, quella che chiude il punto puff, quindi questo, quella che chiude il punto puff, quindi questo, entra, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline insieme ed ecco che siamo proprio in centro. Andiamo a fare adesso il nostro terzo giro. Ok, si riparte da dove ci siamo lasciati, quindi praticamente dove ci sono i 2 punti puff, fai una catenella, tiri su leggermente l'asolina in modo tale da darti lo spazio per lanciare il punto puff e tira 1, 2, 3 fili sull'uncinetto, prendi il filo, lo porti all'interno, chiudi e fai la maglia, quindi sono 2 catenelle in sostanza, ok? 2. Ora attenzione, questo filo, questo giro sembrerà che vada a stringere il mio lavoro, non ti preoccupare, ok? Tu seguimi, tu seguimi. Allora 2 catenelle, andiamo sulle maglie alte e in questo giro andiamo a fare 2 maglie basse anziché 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione e adesso andiamo a fare il punto puff proprio in centro a questi 2 punti, quindi cerca lo spazio, entra all'interno e andiamo 1, 2 e 3 tirate sull'uncinetto, prendi il filo, lo porti all'interno e chiudi con 2 catenelle. Stessa cosa al suo fianco, quindi entra 1, 2, 3, prendi il filo, lo porti all'interno, ora mi fai 2 catenelle e vai senza prendere il filo sulle 2 maglie alte, entri e fai la maglia bassa, entri e fai la maglia bassa, ok? Quindi praticamente sui punti puff farai 2 punti puff, 2 catenelle di separazione sia tra un punto puff e l'altro e sia tra il punto puff e le 2 coppie di maglie basse e procedi così per tutto il giro. Ok,
Adesso abbiamo fatto 1, 2, 3 punti puff, 1 da 1 soltanto, e abbiamo le coppie di maglie basse 1, 2, 3 e 4. Quindi chiudiamo il giro per fare 4 coppie di punti puff e 4 coppie di punti bassi in questo giro. Quindi come si fa? Andiamo a fare dopo i punti bassi 2 catenelle, andiamo dove ci sono i punti, da dove siamo partiti, vedi qui, entra, prendi il filo e facciamo un altro punto puff, 2 e 3, lo chiudiamo, blocchiamo il nostro punto puff, filo sull'uncinetto, andiamo nell'unione di questo primo punto puff, quindi qui sopra, qui, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline e vedrai che ti ritroverai nuovamente nel centro del tuo punto puff. Ok, come vedi leggermente si incurva, è normale, non abbiamo fatto aumenti in questo giro, quello che invece faremo nel prossimo giro. Andiamo avanti con il nostro quarto giro, quindi facciamo una catenella, tiriamo su un pochino il filo, quel tanto che ti serve, ripeto, per fare un'alzata, no? Per il nostro punto puff, poi entriamo nello spazio e tiriamo per 3 volte il filo, 1, 2 e 3. Prendi il filo, lo porti all'interno e chiudi con 2 catenelle. Adesso è il giro delle maglie alte e tutte le volte che ci sarà il giro delle maglie alte dobbiamo fare degli aumenti, quindi proprio sul punto puff, nel punto della chiusura, quindi questo, aspettami, quindi questo parte qua, entriamo e facciamo la nostra maglia alta. Ok, rientra nello stesso punto perché lo sai che dobbiamo fare tutte coppie. Ok, e abbiamo fatto quindi 2 maglie alte sopra il punto puff. Ok, questo è un aumento. Andiamo a fare 2 catenelle e ora sulle 2 maglie basse entriamo e andiamo a fare 2 maglie alte. 2 catenelle di separazione e adesso supera questo spazio con le 2 catenelle e vai sul punto puff proprio dove c'è la chiusura, quindi puoi andare qui, io vado sempre nello stesso punto più o meno, che è qui vicino proprio al punto puff dove c'è la chiusura del punto. Entriamo e facciamo le 2 maglie alte, sì, certo. Prendetemi così con tutte le papere. Allora, quindi in questo caso abbiamo metà punto puff, cioè nel senso un punto puff, 2 catenelle, poi abbiamo aumentato sul punto puff, 2 con 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, queste 2 maglie alte sono sulle 2 maglie basse e le 2 maglie alte sopra il punto puff. Ora andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nella coppia di punti puff, proprio qui, sono troppo vicina, va bene, ma era per farti vedere bene, e andiamo a fare il punto puff con 3 volte il filo sull'uncinetto non lavorato e poi andiamo a chiudere 2 catenelle di separazione e di nuovo rientriamo, prendiamo 1, rientriamo, prendiamo 2, rientriamo, prendiamo 3 volte il filo e andiamo poi a chiuderlo. Ok, 2 volte sì, il filo dell'uncinetto, andiamo bene, 2 volte 2 catenelle, poi andiamo sul punto puff e andiamo a fare 2 maglie alte. Questo è l'aumento,
quindi l'aumento si fa in partenza dopo il punto puff e alla fine prima del punto puff. Le catenelle di separazione sono sempre 2 e 2 maglie alte le facciamo sulle maglie basse, così. 2 catenelle e adesso ti allontano un pochino, ok. Adesso andiamo di nuovo sul punto puff qui a fare l'aumento, ok, quindi 1 e quindi 2 catenelle di separazione e adesso la coppia di punti puff all'interno dei punti puff sottostanti. 3, ok, chiudo con 2 catenelle e rientro, 1, 2 e 3, chiudo, 2 catenelle di separazione ed ecco l'altro lato dove sul punto puff andiamo a fare il nostro aumento. L'aumento è fatto da 2 maglie alte in questo modo, 2 catenelle sulle maglie basse, 2 maglie alte, 2 catenelle, andiamo sul punto puff per fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e si rifà 1, 2, 3, chiudo, 2 catenelle di separazione e via, 1, 2, 3, chiudo, 2 catenelle di separazione, facciamo il nostro aumento, due catenelle sul punto basso, la maglia alta, quindi 2 catenelle sul punto puff, questo è l'ultimo lato, il nostro aumento fatto da 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, chiudiamo il giro come abbiamo fatto finora, quindi andando a fare un punto puff da dove siamo partiti, quindi qui 1, 2, 3, chiudiamo il punto puff, blocchiamo con una catenella, filo sull'uncinetto, dove si chiude il punto puff, quindi qui in cima, entro, prendo il filo e chiudo. E voilà! Ecco che è tornato. Da adesso in poi non si stringerà più. Era solo quel giro lì che sembrava quasi che dicesse aiuto. È normale, è normale. Adesso proseguiamo col prossimo giro. Andiamo a fare il nostro quinto giro. Quindi una catenella per partire, tiriamo su il nostro filo e poi andiamo a fare il punto puff. Sono sempre vicina. Chiudo il punto puff, 1 e 2 catenelle di separazione. Dobbiamo fare il giro delle maglie basse dove non ci sono aumenti, quindi io vado a cercare la mia maglia alta e faccio la maglia bassa. Ovviamente sono in coppia, quindi su ogni maglia alta una maglia bassa, 2 catenelle, sulla maglia alta vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, 2 catenelle, ecco, saltiamo questo archetto e andiamo direttamente a fare il punto puff, quindi in mezzo entra e via, 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, rientro, 1, 2, 3, chiudo, 1 e 2 e siamo sul lato opposto, sul lato seguente. Facciamo la stessa cosa, quindi
abbiamo già fatto le 2 catenelle, sulle maglie alte andiamo a fare 2 maglie basse, 2 catenelle, sulle maglie alte 2 maglie basse, 2 catenelle e 2 maglie basse, 2 catenelle, e ora andiamo sul punto puff, 1, 2 e 3, chiudiamolo, 2 catenelle di separazione, 1, 2 e 3 e chiudiamo. Ok, fai 2 catenelle e rifai il giro come abbiamo fatto sia questo lato che questo lato, e ci troviamo alla fine. Benissimo, allora siamo alla fine del nostro 1 2 3 4, del nostro quinto giro, quindi 2 catenelle, e andiamo a concludere completando questo angolo che è composto da un altro punto puff, sempre 2 in totale, no? Quindi blocchiamo il nostro punto puff, filo sull'uncinetto, andiamo sul punto puff, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo le 3 asoline. Eccolo qua, abbiamo completato 1 2 3 4 5 giri. Facciamo ancora il sesto giro insieme, quindi da questo punto fai una catenella, tira leggermente il filo, entra nel centro dei 2 punti puff, così, e andiamo a fare 3 volte il filo sull'uncinetto senza aver lavorato la maglia alta, in poche parole, e poi facciamo 2 catenelle, e adesso è il giro, quindi c'è un giro di maglie basse dove non farai aumenti, un giro di maglie alte che è quello che stiamo rifacendo, dove ci sono gli aumenti sul punto puff sottostante. Quindi da questo punto hai fatto le 2 catenelle, ora entri sul punto puff qui e mi vai a fare 2 maglie alte qui, quindi 2 maglie alte, 1 e 1 2, ok, così, e vai avanti, 2 catenelle sulle maglie basse, 2 maglie alte, e quando arrivi alla fine del lato c'è di nuovo il punto puff, entro sul punto puff e vado a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, e poi rifai di nuovo. Allora, come vedi, qui ne avevamo 1 2 3, adesso ne abbiamo 1 2 3 4 5 maglie alte, piano piano aumenteranno. Quindi qui svolterai, mi farai questa coppia di angoli di punto puff, 2 catenelle di separazione, 1 2 e 3, chiudo, blocco, scusami, blocco, cioè sì, la prima serve per bloccare, la seconda è la catenella, in totale hai fatto 2 catenelle, poi sul punto puff, come detto, vai a fare un aumento. Ricordalo l'aumento, perché altrimenti viene tutto sballato il lavoro, ok? Quindi prima del punto puff, quando sei nel giro delle maglie alte, prima del punto puff fai l'aumento, dopo il punto puff fai l'aumento. E vai avanti così, quindi ti ho fatto vedere per 2 volte il giro delle maglie basse, per 3 volte il giro delle maglie alte. Se non ricordi qualcosa, tranne il primo giro, che il primo giro non ha gli aumenti, diciamo che abbiamo fatto insieme 2 giri con le maglie alte, se non ricordi come si fa l'aumento, semplicemente scendi
cioè scusami, torna indietro di qualche riga, così almeno lo rifai insieme a me. Ricorda sempre che sono sempre in coppia, ricorda sempre che dove ci sono le maglie alte avrai gli aumenti da fare e che quindi le maglie cresceranno. Dove invece farai le maglie basse, tipo il giro successivo, 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse, 2 catenelle senza aumenti. Semplicemente guardando la parte sotto, semplicemente sulle maglie alte farai le maglie basse, gli angoli rimangono sempre con 2 punti puff. Andiamo avanti per quanto questo tipo di lavorazione. Allora, andiamo avanti per dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri. Allora, 12 giri, scusami, 12 giri con i punti puff, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri con i punti puff, 12 giri con i punti puff, ok? Poi c'è anche questo. E vediamo un po' da qui, così lo capiamo anche da qui, guardando solo, in questo caso, le maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, quindi io mi sono fermata al sesto giro di maglie alte. Hai visto da dove sono partita a contare? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi fino ad arrivare al sesto giro lo lavori come io ti ho mostrato, facendo il giro di maglie basse, il giro di maglie alte. Poi ci troviamo dopo aver fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. In questo modo ti fermi dove ci sono le maglie alte. Dobbiamo partire con il giro delle maglie basse per cambiare il disegno. Ok, cosa avremo in questo giro, quindi dove tu dovrai arrivare? 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte da una parte, 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte dall'altra e uno centrale, ciò vuol dire che sono 11, quindi 5, 5 e 1 centrale, ok? Quindi dobbiamo avere in totale 11 coppie di maglie alte. Ci vediamo a quel punto lì. Allora andiamo avanti per 11 giri contando solo i punti puff, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri contando i punti puff, compreso la parte iniziale sono 12 giri, ma se ti è difficile contare questa parte, conta qui. Tu devi avere, partendo dalla coppia di maglie alte, 1, quindi non conto il giro delle maglie basse, conto solo quello delle maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. Ok, sono 6 giri. Quando tu sei al sesto giro o all'11esimo, guardando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o l'11esimo guardando solo i giri dei punti puff, quando sei arrivato quindi a questo giro, tu te ne accorgi perché avrai 11 maglie, quindi 11 coppie di maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Metterai un segnapunto per ricordarti nella maglia centrale, quindi lasci da parte 1, 2, 3, 4, 5 coppie di maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 coppie di maglie alte dall'altra parte. In centro questa maglia qui la bloccherai, cioè la segnerai con un segnapunto, ok? Conta ovviamente che tutti i lati siano giusti, perché se ti manca una coppia di maglie non hai fatto un aumento, quindi a questo punto sarebbe meglio disfare e rifare. Ecco, io quando si può, adesso mi metto un po' più comoda, quando si può non disfare ve lo dico, ma in questo caso bisogna avere le maglie giuste. Quindi controlla che tutti i lati abbiano 11 coppie di maglie alte, tutti e 4 i lati.
Quando sei arrivato a questo punto andiamo avanti per fare il nostro disegno, e parlo di questo disegno, quello di treccina. Quindi noi siamo a questo punto, quindi vedi che qui lo noti di più, guarda, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 e 5. Questa è la nostra maglia centrale, 5 da una parte, 5 dall'altra, e questa è la nostra maglia centrale. Da qui partiremo con il nostro disegno, quindi seguimi adesso. Allora si riparte nello stesso modo, quindi praticamente saliamo con una catenella, ripartiamo con una catenella, sali, alza, ecco, vai con sto sali, alza, alza un pochino la tua asolina, prendi il filo e fai il tuo primo punto puff dell'angolo e 3. Ok, chiudi tutto insieme, 2 catenelle. Qui siamo nel giro delle maglie basse, quindi non va fatto l'aumento. Andiamo a lavorare le prime 5 coppie, quindi facendo 2 maglie basse sulle maglie alte e 2 catenelle. Ok, abbiamo lavorato le 5 coppie, in questo caso abbiamo fatto delle maglie basse, quindi 1 2 3 4 e 5. Ora dobbiamo lavorare questa maglia centrale, quindi io posso già toglierlo. In questo punto mi fai solo una catenella, sia quando saremo nel giro delle maglie alte, che poi te lo faccio vedere, sia quando siamo nel giro delle maglie basse, quindi una sola catenella. Andiamo sulla prima stanghettina della maglia alta qui e andiamo a fare 2 punti puff, quindi per ora facciamo il primo, 1 2 e 3, chiudi, 2 catenelle, mi si incespica il filo, 1 2 e 3, e abbiamo fatto anche l'altro punto puff. Ok, ora mi fai 3 catenelle di separazione e vai nell'altro punto alto, ok, in quello successivo a quello appena lavorato, e mi fai di nuovo una coppia di punti puff. Ok, 2 catenelle di separazione, come fare un angolo, ok? Ci sono sempre 2 catenelle di separazione tra un punto puff e l'altro, e 3 volte il filo sull'uncinetto. Quindi mi fai una sola catenella e vai a fare le tue maglie basse sulle maglie alte e 2 catenelle di separazione fino a raggiungere il tuo angolino. Quando arrivi all'angolo, ovviamente rifai esattamente il tuo angolo con 2 catenelle di separazione per arrivare all'angolo, quindi 1 2 e 3, chiudi, 2 catenelle di separazione e poi 1 2 3, chiudi, 2 catenelle di separazione, e adesso devi arrivarmi 1 2 3 4 5, quindi nella sesta metto il segnapunto 1 2 3 4 5. Io non lo metto neanche, però è più comodo perché così riesci subito ad arrivare nella maglia centrale senza dover contare poi dopo. Ora mi fai semplicemente le maglie basse dove ci sono le maglie alte e 2 catenelle di separazione fino ad arrivare alla maglia centrale. Ok, quando arrivi nella maglia precedente alla maglia segnata col segnapunto, puoi toglierlo il segnapunto, tanto sai che qui dobbiamo fare il nuovo gioco di punti. Quindi sali, come detto, con una sola catenella, quindi 1. Poi vai nella prima maglia e mi fai una coppia di punti puff, qui 1 2 3, chiudo,
2 catenelle di separazione, 1, 2, 3, chiudo. Qui tra una coppia di punti puff e l'altra farai sempre 3 catenelle, ok? Quindi adesso scendo nella maglia alta successiva a fare un'altra coppia di punti puff, 2 e 3, vado a chiudere, 2 di separazione e di nuovo l'ultima punto puff. Una sola catenella di separazione. Quindi nel gioco centrale tra un punto puff e l'altro abbiamo 3 catenelle, ok? Con una catenella di separazione andiamo ad agganciarci nella maglia alta successiva e facciamo 2 maglie basse e 2 catenelle, la coppia di maglie basse, no? Perché siamo nel giro delle maglie basse. E finiamo ovviamente il lato e gli altri lati sono uguali ai primi 2 che ti ho fatto vedere. Questa è la fine del mio quarto lato. Quando arrivi alla fine fai le tue 2 catenelle, poi vai a completare l'angolo come abbiamo fatto finora, facendo l'ultimo punto puff che vai a chiudere, una catenella, filo sull'uncinetto, in cima al punto puff entri, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline. Fai già la catenella così ti si chiude bene. Ok, questo è il primo giro del nostro disegno centrale. Il secondo giro, ovviamente il giro con i punti bassi l'abbiamo fatto, dobbiamo farlo con i punti alti, quindi fino lì è facile perché l'abbiamo già fatto un po' di volte, quindi andiamo a fare il nostro primo punto puff, ok, chiudiamo con 2 catenelle. Poi, essendo il giro delle maglie alte, e adesso ti starò annoiando, vai sul primo punto puff e vai a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte. Ok, continua e vai avanti fino alla penultima coppia di maglie alte, quindi qui. Come noterai, io questa adesso la vado a saltare, ma mi rimarranno sempre 5 coppie di maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, perché qui abbiamo fatto l'aumento, ma questo non lo lavoriamo, quindi diventa una diminuzione, perché il gioco centrale si allarga, ok? Quindi, come detto nel giro del punto basso, quando stiamo per agganciarci nel lavoro centrale, facciamo solo una catenella. Nel caso delle maglie alte, ricorda, questa maglia va saltata. Quindi la maglia precedente al lavoro, questa, dove ci sono le 2 maglie basse, le salti, vai anzi è meglio dire tra il punto puff a destra e a sinistra, entri in centro e vai a copiare, fai 2 punti puff con 2 catenelle di separazione. Chiudi. Ora qui c'è l'archetto con le 3 catenelle, quindi tu da qui farai sempre 3 catenelle. Ora mi aggancio dove c'è l'archetto tra le 2 coppie di punti puff e faccio la maglia bassa, 1, 2 e 3, e vado a fare i 2 punti puff gemelli, praticamente in coppia, con 2 catenelle di separazione. E voilà. Adesso noi facciamo una catenella soltanto, come detto, saltiamo queste 2 maglie basse, le prime che vedi, le salti
e vai nelle maglie basse successive, che sono 1 e 1, 2, facendo però le maglie alte, perché stiamo facendo il lavoro di maglia alta. Quindi sono 2 maglie alte sulle 2 maglie basse, saltando questa coppia, e una catenella di separazione tra il punto puff e la maglia alta, le maglie alte. Adesso invece sono sempre 2 le catenelle di separazione. È tutto in coppia, quando lavoriamo i laterali. Laterali inteso questo e questo. Che mi capisco da sola io. È vero? Ma devo farlo capire a voi, che siete più avanti di me, quindi. Allora, come vedi, se io non facessi l'aumento qui, io avrei solo 4 coppie di maglie alte, non va bene, dobbiamo per forza di cose averne 5, quindi l'aumento va fatto nel giro delle maglie alte a fianco o sopra il punto puff. Quindi 1 e 2, come abbiamo già fatto, 2 catenelle di separazione, e ora andiamo a fare il nostro angolo, quindi il nostro punto puff con 2 catenelle. Questo è proprio quello dell'angolo, ok, 2 catenelle, e vado a fare l'aumento sul punto puff. L'aumento inteso sempre con 2 maglie alte. Lavoriamo adesso le maglie sulle maglie, le maglie alte sulle maglie basse, sempre in coppia. Ok, non vorrei che desse noia quel segnapunto. Eccoci qua. Allora, praticamente questo lo saltiamo, facciamo una sola catenella, andiamo nella prima coppia di punti puff e via si parte. 1, 2 e 3. Chiudi, 2 catenelle, di nuovo 1, 2 e 3, chiudi, 3 catenelle di separazione, entra nel archetto e fai la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, e andiamo a fare il nostro punto puff, i nostri 2 punti puff. Ok, 2 catenelle e di nuovo 1, 2 e 3, una catenella soltanto per scendere, queste 2 maglie le salto, vado nelle maglie successive e faccio le maglie alte. È importante questo. Allora, il lavoro è semplice, adesso è semplicissimo, l'unica cosa è che dovete assolutamente fare attenzione quando c'è il giro delle maglie alte, perché qui abbiamo l'aumento sempre in tutti i giri delle maglie alte, finché non vi dico basta aumentare, c'è sempre da fare aumenti. Quindi qui c'è l'aumento e qui c'è la diminuzione. Dobbiamo rimanere sempre con 5 coppie di maglie alte, quindi è facile anche da contare. Sempre, saranno sempre 5, man mano che vanno avanti sono sempre 5. Vi ho fatto vedere il giro delle maglie basse, facilissimo, e adesso abbiamo visto insieme il giro delle maglie alte. Il gioco centrale è poi fatto da archetti, quindi qui ci saranno i punti puff sempre. Finito il punto puff mi fai 3 catenelle e vai in questo archetto, 3 catenelle e vai in questo archetto con che cosa? Con una maglia bassa. Peccato che non si vedeva niente. Allora, ripeto. Hai visto già tutto il fatto del discorso dell'aumento e della diminuzione nel giro delle maglie alte. I punti puff vanno fatti in tutti i giri, sia nel giro delle maglie basse che nel giro delle maglie alte, i punti puff, la coppia.
Poi dai 2 punti puff che tu farai in questo punto, mi salti con 3 catenelle e mi vai nell'archetto. Salti, fai 3 catenelle e mi vai nell'archetto, come abbiamo fatto noi in questo punto. Qui crescerà, qui rimarrà uguale, ok? Però col fatto che noi giochiamo con le aumenti e le diminuzioni, non, cioè rimane un quadrato. Te lo faccio vedere di qua. In poche parole, il lavoro si ripete, ok? Si ripete assolutamente. Allora, adesso vediamo di... ok, così lo vedi meglio. Allora, praticamente, noi siamo qui. Siamo in questo punto, vedi, con i 2 foretti. 1 e 1, 2. Quello che devi fare è ripetere il giro numero 1 e il giro numero 2. Ovviamente aumenteranno gli archetti, ma le maglie di lato saranno sempre 5. Un giro, il primo giro è quello con le maglie basse, il secondo giro è quello con le maglie alte. Il gioco centrale sono semplicemente degli archetti, quindi dopo il punto puff, e vai che Marina si ripete, dopo il punto, la coppia di punti puff fai 3 catenelle e le punti nel centro di questo archetto con una maglia bassa, 3 catenelle, punti nel centro con una maglia bassa, 3 catenelle e qui mi farai la coppia di punti puff, ok? Bene, a questo punto non mi rimane che dirti che devi andare avanti anch'io, perché io devo fare il pannello frontale, tu devi fare ancora il pannello della schiena, quindi tu farai il pannello della schiena largo quanto a te serve. Per quanto riguarda me, io ti dico che mi sono fermata in un punto, vedi che non ho neanche proseguito, mi sono fermata in questo punto, faccio e che dovrebbe andare bene, ma uso il condizionale perché non sono riuscita a verificarlo su di me perché è un pannello. Poi quando avrò fatto anche il pannello del davanti, a questo punto mi regolerò in base all'ampiezza, quindi se per caso è troppo piccolo lo allargo un po' di più. Se per caso è troppo grande, a questo punto lo disfo un pochino. Sarà molto difficile che sarà grande, sicuramente dovrò aumentare dei giri, ma non mi preoccupo. Quindi quello che io adesso vado a fare è andare avanti per quello che mi serve. Tu quindi fai il tuo quadrato, ok? Largo quanto tu pensi possa andare bene. Poi fermati e inizia di nuovo un altro quadrato. Attenzione, tu puoi fare 2 quadrati identici e cucirlo semplicemente nella parte alta, ok? Puoi semplicemente farlo così. Io vorrei provare a fare una scollatura. Adesso vediamo in che modo voglio farla. E a quel punto entro in registrazione e ti faccio vedere, ma la cosa fondamentale di questo momento è di andare avanti a fare il pannello della schiena. Poi ci ritroviamo per continuare col pannello frontale. Ok, buon lavoro! Quando hai realizzato il pannello dietro, più o meno della grandezza che a te serve, anche perché dobbiamo poi regolarlo dopo, perlomeno così faccio io, appunto per verificare la dimensione, no, che mi occorre realmente, inizi a fare anche il pannello avanti. Ora, come già detto, potresti farlo decisamente senza fare scollature, ok? Quindi poi cucire le 2 parti e fare un collo a barchetta, ok? Quello che io voglio fare invece è togliere questa parte che tu vedi con gli archetti e fare una scollatura più o meno a V, più o meno a V. Adesso vediamo come verrà man mano. Ho provato anche in un altro modo, non mi è piaciuto. Ho disfatto la parte del davanti e mi è piaciuta invece questo modo. Allora, io sono partita subito dopo che ci siamo lasciati, ti faccio vedere dove sono.
Vedi, ho fatto prima 1, poi 2, poi 3 archetti, stiamo parlando semplicemente della scolatura. Al terzo archetto ho iniziato a fare questa scolatura che adesso è appena accennata perché siamo qui, vedi? Quindi adesso vado avanti e realizzo la scolatura. Ma come l'ho fatta? In questo modo. Allora, l'ho realizzata in questo modo. La prima cosa che tu devi fare, tu hai il filo in un angolo, devi tagliare il filo e partire da questa parte per poi lavorare in questo modo. Quindi faremo dei giri di andata e ritorno, ok? Quindi faremo questa parte non si lavora, quindi si lavora una volta davanti e una volta sul retro. Quindi che cosa mi fai? Mi agganci il filo da questa parte qui, tiri su 3 catenelle perché da quella parte potresti anche agganciarti al rovescio, ma per la direzione, no? Più che altro. Quindi tu cosa fai? Aspetta che adesso qui mi sono persa il filo, non l'ho agganciato con un segnapunto e quindi classico. Ok, quindi abbiamo detto tu ti agganci, adesso io devo fare il giro di a rovescio, tu ti agganci o dal rovescio o dal dritto dove ti pare, però proprio in cima. Aspetta, vediamo se riesco a prendertelo di qua. Sì, qui si capisce meno. Ok, praticamente proprio sopra il punto puff, ok? Ti agganci sopra il punto puff, quindi hai tagliato il filo, ti agganci sopra il punto puff e inizi a fare questa lavorazione, ma non sono convinta di essere stata chiara, quindi io prendo un altro filo, tanto questo è un altro lavoro che deve andare avanti. Guarda, parto insieme a te da qua, quindi tagliamo il filo, ok, in questo modo. Ora lo riagganci, combinazione, guarda, sono nello stesso punto. Allora aspetta che mi metto bene il mio filo. Questo l'ho lavorato con il 2,5, quindi lo stesso uncinetto. Bene, ti agganci, vedi, io ti agganci per andare sul dritto, ma tanto poi andiamo anche a rovescio e via dicendo. Anzi, visto e considerato che qui mi sono ferma con le maglie alte, quasi quasi le maglie alte me le faccio sul dritto, quindi io giro il lavoro sul rovescio e parto da questa parte, quindi lavorando sul rovescio. Se invece tu ti fermi dove ci sono le maglie basse, ok, anzi, e quindi devi fare il giro delle maglie alte, parti decisamente da questa parte, ok? Così ti fai il giro delle maglie alte sul dritto, il giro delle maglie basse a rovescio. Allora, si può fare, non si può fare, si può fare anche come decidi tu, cioè nel senso parto come voglio e via. Allora abbiamo detto, partiamo proprio sul punto puff, aspetta che lo devo prendere bene, eccolo qua, col filo nuovo. Io qui sono combinazione al terzo archetto come dall'altra parte, e a questo punto tiri su 3 catenelle, sarà il nostro muretto, come lo chiamo io, e poi mi lavori ovviamente il punto puff, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Ok, 2 catenelle di separazione e qui vai a fare le maglie basse e procedi come normalmente fai sempre, ok? Quindi lavori tutta questa parte, fai il tuo angolo, tutto normalmente, il lavoro qui continuerà,
e continua a lavorare anche questa parte e poi arriverai dalla parte opposta, ok, dove ci ritroviamo. Quindi la partenza è questa, quindi io ti faccio vedere non tutta la lavorazione perché la conosci già, ma questa parte della V che andiamo a fare, della scolatura, ok? Quando finisci il giro, quindi noi siamo partiti, hai visto, con il campione giallo che ti ho fatto vedere, siamo partiti di qua, abbiamo fatto tutto il giro, lascia perdere che questa, che io qui ho lavorato la maglia alta, lì stavo facendo la maglia bassa, era questo il punto cruciale. Abbiamo fatto tutto quanto il giro, siamo tornati indietro, siamo arrivati qui e adesso cosa facciamo? A questo punto, in qualsiasi punto tu sei, fai una catenella per chiudere il punto puff, poi entri nella testa della tua maglia alta e fai la maglia alta, ok? In questo modo, quindi questa maglia alta prosegue. Quando giri il lavoro, ok, fai sempre 3 catenelle per ripartire e qui mi fai i soliti 2 punti puff con 3 volte il filo gettato sull'uncinetto, chiudi con 2 catenelle e 2 e 3, una catenella e proseguo con la mia lavorazione. In questo caso io devo fare il punto basso, quindi 2 catenelle, punto basso, e vado avanti tutto il giro e ti riprendo di nuovo da questa parte. Quindi come vedi, questa parte ovviamente non si lavora perché facciamo giri di andata e giriamo il lavoro e di ritorno, ok? Man mano che vai avanti si forma questa V che secondo me è carinissima. Adesso finisco il giro e ti riprendo qui. Una raccomandazione che secondo me è superflua. Allora, però mi è venuto in mente, adesso ve la dico, io sto per finire il giro così finiamo e ripartiamo insieme. Ovviamente questa parte deve continuare ad avere 5 coppie di maglie alte e 5 coppie di maglie basse, sempre 4 e 5 sia da una parte che dall'altra, come per tutto il disegno, quindi ne abbiamo 5, ne abbiamo 5, ne abbiamo 5, 5 per tutti e 4 i lati. Mentre qui stiamo facendo crescere i nostri archetti, qui gli archetti non ci sono più, ma ciò non toglie che la lavorazione nei fianchi, nei lati, si fa nello stesso modo, quindi quando ci sono le maglie basse non si aumenta e non si diminuisce, ma quando ci saranno le maglie alte si aumenta, come io ti ho fatto vedere, sul punto puff, a fianco al punto puff, vedi, fai punto puff, poi aumenti e diminuisci da questa parte. Lo so che è superfluo, però ho voluto precisarlo un'altra volta perché magari uno pensa, magari qui ci sono meno maglie. No, sono le stesse, queste qui sono le stesse del disegno, 5 e 5, ok? Quindi vado avanti, adesso mi lavoro, questo mi scivola, mi lavoro le mie maglie basse dopo aver fatto le 2 catenelle e arrivo fino al mio punto puff. Ok, quindi le ho lavorate tutte a fare la mia coppia di punto puff terminale del giro, ovviamente. Ok, chiudo facendo la catenella e vado a lavorare nella terza catenella
iniziale proprio in testa, vedi? Questa è la catenella, vado su in testa e faccio la maglia alta. Ok, sono pronta a ripartire, quindi 1, 2 e 3 catenelle, giro il lavoro, ok, faccio la mia coppia di punti puff iniziale, inizio giro, ok. Per scendere ovviamente faccio sempre solo una catenella sia nel giro delle maglie basse che in quello delle maglie alte, salto perché devo diminuire, quindi salto queste due perché devo fare il giro delle maglie alte, vai che Marina si ripete, salto questa, vado nella coppia successiva e lavoro come sempre faccio. Ciò vuol dire che dopo io farò un aumento. Ecco, è importante questa parte, anche se sono noiosa a spiegarlo, però è importantissima perché se ne manca uno, credimi, il disegno si storce. Se manca un aumento, una diminuzione, il disegno si storce. Quindi, ecco, quindi adesso faccio l'aumento, come detto, proprio sul punto puff. Ok, 2 catenelle e vado avanti con il giro. Ok, stessa cosa finirai da questa parte perché adesso lavori questo lato, questo lato, questo lato. Quando arrivi da questa parte qui fai l'aumento qui, diminuisci in questo punto, una catenella per salire nel punto puff e mi fai poi la maglia alta sopra la terza catenella, questa terza catenella qui. Ok, io penso di averti fatto capire, molto semplice come tipo di lavorazione. Spero di essere stata chiara. Adesso io vado avanti così vedo come viene la mia scollatura, se basta l'altezza. Adesso vado avanti, poi man mano ti riprendo, ok? Allora, io praticamente ho finito il mio scollo, ho fatto uno scollo con un'ampiezza, quindi io non parto da qua sotto a calcolarlo, ok? Parto da qui, dall'apertura, che è questa, di circa 18 centimetri, vedi? 18 centimetri. E che cosa dire? Beh, se calcolo invece dall'inizio del disegno sono 19 pieni, 19 centimetri. Quindi diciamo l'apertura è di 18 centimetri. L'ampiezza da una parte all'altra più o meno sono 27 centimetri. No, direi sì, 27 pieni. Ok? 27 d'apertura da qui a qui, da qui a qui. Che cosa ho fatto io? Praticamente ho fatto l'ultimo giro, che è quello con le maglie alte, e tenendo conto di una cosa, di fare quello che adesso ti faccio vedere solo per i lati che io vado a chiudere, quindi la parte sopra, i due laterali, quindi destra e sinistra, ma non sotto, perché sotto io devo allungare, ok? Quindi diciamo che questa parte qua, poi magari tu vuoi fermarti così, lo vuoi fare cortino e quindi farai anche questa maglia alta allungata, la farai anche sotto, questo per cercare di smorzare un pochino queste due puntine, questa e questa. E, quello che appunto andiamo a fare, adesso te lo faccio vedere, quindi questo passaggio lo facciamo come passaggio finale, prima di andare ad unire il pannello dietro col pannello avanti, ok? E con il giro delle maglie alte, ovviamente. Quindi il penultimo giro sarà quello con
qualsiasi sia lo scalfo che tu fai, oppure anche se hai fatto i 2 quadrati, i 2 pannelli uguali, dietro con l'avanti, ricorda che sia il dietro che il davanti avranno il giro finale come adesso ti mostrerò, ok? E l'ultimo giro che farai, quello con le maglie alte, lo farai con le maglie alte allungate, molto semplice, ti faccio vedere. Praticamente, riprendo il mio lavoro da qui. Io devo fare le maglie alte, quindi vado a fare sempre le 2 catenelle e il mio aumento, perché sono appunto nelle maglie alte, ok? Questa l'avevo presa proprio male, adesso cerchiamo di rimediare, ok? Ecco, però anziché fare questo, che è la maglia alta normale, tu fai la maglia alta, quindi entri e lavori prima una sola asolina, poi 2 asoline insieme e poi 2 asoline insieme e ripeti, rientra, lavora una asolina, 2 asoline e 2 asoline. In questo modo la maglia alta si allunga leggermente, diventa un po' più altina e di conseguenza non dico che eguaglia la puntina, però con la chiusura non si noterà più quel piccolo dislivello che si forma, no? Quindi questa va quasi a pareggiare e poi con la chiusura non si nota proprio più. L'abbiamo già visto con il cardigan, ha funzionato, quindi rifacciamo la stessa cosa anche con la maglia. Quindi 1, poi 2 e poi 2. Quindi 1, 2, 2. Ok, qui salto decisamente, vado a fare 2, il punto puff, no? E 3, finisco il secondo punto puff, ok, chiudo, vado sulle 3 catenelle, quella in cima, e faccio la mia maglia alta. Ok, tengo fermo il lavoro in questo modo. Adesso la cosa che vado a fare è mettere la parte dietro con la parte avanti chiusa con delle spille da balia e lo provo, perché è questo il punto in cui vediamo, qui possiamo proprio provarlo, no? Mentre prima avendo solo un pannello non potevamo, qui invece possiamo, e di conseguenza lo chiuderemo con delle spille dei segnapunto, delle spille da baia, sì, da balia, scusami, o quello che hai, lo tieni fermo, lo provi e guardi se la misura è ok. Se non è ancora ok e devi andare ancora avanti, perfetto, vai ancora avanti, quindi continui ad allargare e andare avanti sia col pannello davanti che col pannello dietro. Se è troppo disfi, ok? Quindi adesso mettiamo l'uno sull'altro, pinziamolo, certo, pinzalo. Hai la spillatrice però. Tienilo fermo in modo tale da poterlo provare, mi raccomando, perché poi quando cuce è un peccato, no? Dover disfare, ok? E finalmente vedo la mia creatura che prende forma, perché finché non la monto è un'idea che ho solo nella mente. Ok, scusami, ma allora, questo è il dietro. Com'è bella! Guarda Luna. Allora, dunque, quello che devi fare è mettere dritto
con, scusami, rovescio con il rovescio. Lo tieni fermo con delle spille da baglia e prendi anche la misura del tuo scalfo in questo modo, in modo tale da capire quale scalfo vuoi fare, che tipo di scalfo vuoi fare e tieni il segno, ok? Perché adesso dobbiamo cucire questa parte qua, poi questa parte qua e ovviamente stessa cosa dall'altra parte, quindi questa parte e questa parte. Io qui ho tenuto 10 archetti, ma io con il mio filato, quindi dipende da quanti archetti hai tu, io ho preso la misura da qui in giù e sono 10. 10, stessa cosa dall'altra parte. Quindi adesso vado a chiudere questa parte, la parte delle spalle e ovviamente idem con patatine dall'altra parte, ok? Ecco, questo è il momento in cui tu devi assolutamente provarla. La devi provare e vedere se sei arrivata a misura. Se non va ancora bene, allora a questo punto vai ancora avanti, ok? Ci vediamo per la cucitura. Ok, vi dico anche in centimetri quanto tengo per la manica. Sono 18 centimetri per la manica e vado a chiudere 27 centimetri circa, mi raccomando, è sempre circa, ok? Così ti ho dato anche qualche altra misurina. Allora, quello che adesso dobbiamo fare è andare a chiudere, quindi in questo caso chiudiamo dalla parte inferiore alla manica, all'inizio manica, in modo tale da poterla provare anche qui e poter decidere se effettivamente va bene oppure se dobbiamo chiuderla di più o di meno. Ok, quindi chiudo dalla parte in fondo tenendo sempre rovescio contro rovescio, ok? Quindi partiamo esattamente dove ci sono i due punti puff, ci agganciamo nella parte centrale in questo modo agganciando il filo. Allora, quindi entro nella parte centrale, quindi tra i due punti puff prendo il filo, io faccio girare il filo dietro, poi catenella, rientro e faccio una maglia bassa, ok? Io inizio in questo modo. Aspettami che qua c'è tutto l'altro filetto, entro dalla parte opposta, quindi tra i due punti puff, prendo il filo e faccio una maglia bassa e così ho chiuso. Ora vado a fare 2 catenelle. Nel primo spazio entro, maglia bassa, 2 catenelle. Nel primo spazio dalla parte opposta dopo i punti puff entro e faccio la mia catenella e la mia maglia bassa, 2 catenelle. Nello spazio successivo maglia bassa, 2 catenelle. Nello spazio successivo maglia bassa e vai avanti in questo modo. Ok, prosegui. Quando arrivi dove ci sono i punti puff fai sempre la stessa cosa, 2 catenelle, entri in mezzo ai due punti puff, maglia bassa, 2 catenelle, vai in mezzo ai punti puff dalla parte opposta, maglia bassa. Prosegui facendo la stessa cosa ma questa volta andando nell'archetto, sempre con 2 catenelle di separazione. E vai avanti così fino ad arrivare al tuo segnapunto.
Siamo arrivati all'inizio del nostro scalfo. Adesso io tengo, non taglio ancora il filo, ok? Lo tengo ancora, controllo di aver fatto una chiusura ben fatta, eccola qua, questa è la chiusura del fianco, la chiusura è stata fatta. Ora la cosa che mi interessa è provarla e vedere se questo spazio è troppo ampio, se è troppo poco. Se è troppo poco scendi, disfa qualche archetto di chiusura, se non è sufficiente vai ovviamente avanti un po' più in alto. La stessa cosa la farai per chiudere la parte delle spalline e l'altro lato. Ho controllato semplicemente indossandola e mannaggia, e la misura va bene. Quindi adesso ho tagliato il filo, sicura che la misura andava bene, e chiudo. Ok, vado a chiudere l'altro fianco e le spalline in questo modo. Ok, qui sto cucendo la spallina, sono partita esattamente come il fianco, proprio esattamente. Sono arrivata con le 2 catenelle da questa parte, 2 catenelle in mezzo al punto puff, 2 catenelle in mezzo all'altro punto puff, 2 catenelle sulla maglia alta, quindi ovviamente chiuso con una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa sulla parte opposta, quindi sulla maglia alta finale della parte opposta. Scusami, prima ti ho detto di puntare quindi sulla maglia alta, ovviamente quella verso di te, che è quella della scollatura, ok? Poi 2 catenelle e mi vai a puntare dall'altra parte. Non abbiamo la maglia alta che chiude perché non c'è lo scollo dietro, ma abbiamo il punto puff, quindi dopo aver fatto la chiusura nel punto puff, 2 catenelle, chiusura nel punto puff dall'altra parte, 2 catenelle, una maglia bassa sulla maglia alta, 2 catenelle e andiamo sul punto puff, questo qui, questo esterno, e andiamo a fare, ovviamente mettendo il filo in modo corretto, ok, e andiamo a fare l'ultima maglia bassa di chiusura. Possiamo chiudere anche questa parte, ok, no, perché altrimenti va a finire che cerchi la maglia alta dall'altra parte, ma in realtà la maglia alta c'è soltanto, la maglia alta che fa da muretto c'è soltanto sulla scollatura, dietro non c'è, ok, quindi devi chiudere semplicemente sul punto puff, ok. Mi basterà quindi solo tagliare il filo e chiudere, e abbiamo chiuso così anche la nostra spallina. Il risultato dopo averla chiusa. Allora, questa è la spallina che abbiamo chiuso, questo è il fianco che abbiamo chiuso, ok, e ovviamente dall'altra parte la stessa cosa, spallina e fianco, ok. Siamo arrivati al momento di allungare la nostra maglia trecina. Come si fa? Semplicemente dobbiamo continuare il nostro lavoro, se non che, guarda, allora, qui abbiamo sempre fatto delle diminuzioni, scusami, delle diminuzioni quando c'era il giro delle maglie alte e degli aumenti quando c'era l'angolo, ma ora gli angoli non ci sono più perché li abbiamo chiuso, e quindi adesso dobbiamo unire questa parte e proseguire invece con il lavoro. Quindi ora ti faccio vedere cosa succede. Succederà che qui continuiamo a fare la nostra diminuzione, quindi dove c'è il lavoro continuiamo a diminuire. Diminuiranno, e ovviamente non possiamo più aumentare, no? Perché non ci sono più gli angoli.
Diminuiranno ovviamente i gruppi da 2 delle maglie alte, questa treccina finisce, questa treccina continua in base poi ovviamente alla lunghezza che farai, continua fino ad annullarsi e ad unirsi nuovamente con l'altra parte. Finirà con tutte le ondine, sì, le ondine, con tutti gli archetti. Quindi quando avremo finito di fare delle diminuzioni di questo tipo di lavorazione, a questo punto queste ondine si uniranno alle ondine della parte dietro e tutta la parte sotto saranno ondine, semplicemente ondine, quindi il risultato poi sarà tutto così sotto, ok, nella parte sotto della nostra maglia. Ci agganciamo, ok, nella parte centrale, perché è qui che io voglio fare l'ultimo punto puff, quello di unione. Quindi parto proprio dove c'è la maglia bassa di unione, qui entro e faccio la mia ultima coppia di punti puff. Quindi prima blocco il mio filo, ok, allungo un pochino la mia maglia e proprio qui vado a fare il mio primo punto puff. Ok, faccio 2 catenelle, però fatte con tutti e 2 i fili, Marina, 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 ok, e non le codine, solo il filo portante, ok, così, 1 e 2. Poi entro subito a fianco, questa era a fianco a questo punto puff, e qui lo facciamo, allora andiamo proprio qui a fianco, proprio qui, quindi tira su 1, tira su 2, tira su 3 e chiudiamo tutto, 1 e 2 catenelle. Ok, questo sarà il nostro punto puff centrale. Abbiamo fatto le 2 catenelle. Nel punto puff che era l'ex angolo vai a fare 2 maglie alte, ok, 2 catenelle. Ah no, scusami, scusa, dove c'è, perché il giro delle maglie alte l'abbiamo appena fatto, dobbiamo fare il giro delle maglie basse perché non cambia nulla, ok? Quindi tra il punto puff andiamo a fare 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse, una su ogni maglia alta e via dicendo. Allora, nel giro di maglie basse ovviamente non devi fare le diminuzioni, lo farai poi quando il giro sarà concluso e farai il secondo giro di maglie alte, ok? Quindi veramente non cambia nulla. 2, una sola catenella e andiamo a fare la nostra coppia di punti puff. Ok, ora 3 catenelle e via dicendo. Ok, mi lavori tutto il giro. Che cosa vuol dire tutto il giro? Ok, mi lavori tutto il giro, quindi praticamente tu vai avanti come da disegno e come sappiamo già fare tutta questa parte, poi riprendi con il giro delle maglie basse. In questo punto mi farai, come abbiamo fatto all'inizio, i punti puff,
proprio nel punto da dove noi siamo partiti, lo stesso punto, uno va fatto qui e uno me lo fai qui, ok? 2 punti puff, così come abbiamo appena fatto. Dove siamo? Qui. Poi riprendi a fare le coppie delle maglie basse, gli archetti, i punti puff ovviamente, gli archetti, maglie basse anche in questi due punti puff, 2 catenelle e ci agganciamo proprio qui sul primo punto puff. Siamo alla fine del primo giro dell'allungamento. Devo lavorare ancora 2 coppie di maglie basse, 2 catenelle, vado nel punto puff ex angolo, vado a lavorare le mie 2 maglie basse, 2 catenelle per finire e vado sulla il punto puff, lo devo prendere per forza da sopra, ok? Quindi qui su entro qui, ok, prendo il filo, lo porto all'interno. Ora entro decisamente, per fare il secondo giro, entro nel punto puff e faccio una maglia bassissima. Ok, da adesso in poi farò metà maglia, ma neanche. Posso anche poi spostarmi, anzi faccio tutte e 2 le maglie alte e poi ogni volta mi aggancerò, come ho fatto in questo caso sul punto puff. Tu ti aggancerai e sulla maglia alta o sulla maglia bassa in base al giro che stai facendo, con una maglia bassissima, quindi ti unirai come abbiamo fatto qui, però non avrai più questo punto puff, ma avrai il giro delle maglie basse o quello delle maglie alte, quindi maglia bassissima sulla testa della maglia alta che faremo adesso o sulla testa della maglia bassa che farai. Ok, quindi per partire io parto con 3 catenelle, poi rientro all'interno e faccio l'altra maglia alta, quindi 2 catenelle di separazione e vado a lavorare tutto il mio giro come sempre faccio con le mie coppie di maglie alte, 2 catenelle, coppie di maglie alte, una su ogni maglia bassa. Abbiamo già fatto. Ok, siamo nel giro delle maglie alte, di conseguenza continuiamo soltanto a fare le diminuzioni quando siamo nel giro delle maglie alte. Gli aumenti non possiamo più farli perché non abbiamo più angoli. Di conseguenza, facendo le diminuzioni, questo disegno si allargherà, proprio come vi dicevo. Ok? Quindi sempre solo una catenella per raggiungere la nostra coppia di punti puff che andiamo a lavorare. Ok, 3 catenelle e via con il nostro disegno. Allora, da qui in poi vi posso lasciare perché sono tranquilla, nel senso che vi ho spiegato come unire il giro lavorando in cerchio. Ovviamente stiamo lavorando sulla parte dritta del nostro lavoro e dobbiamo solo farlo crescere quanto noi desideriamo far crescere la nostra maglia. Chi la vuole più cortina, chi la vuole più lunga, in base alle proprie esigenze. Quindi in questo caso tutto ciò che devi fare è proseguire in cerchio seguendo la lavorazione come noi abbiamo visto. Nel caso in cui ti servisse aumentare, semplicemente aumenta il numero di uncinetto perché già la misura tu l'hai ricavata dal tuo, diciamo, quadrato, ok? Hai preso la misura giusta che ti occorreva, magari la misura giusta era quella in alto, cioè dalle spalle o dal seno o dai fianchi, quindi in base a quella misura sei andata avanti e così dovresti avere la misura giusta adesso. Nel caso ti mancasse o lo volessi un po' più morbido, cambia il numero di uncinetto, quindi
dall'uncinetto numero 2,5 sali all'uncinetto numero 3 e così ti si allargherà un pochino di più. Se non dovesse bastare, lo vuoi ancora più ampio, aumenta le catenelle, quindi praticamente, e devi però tenere il segno dove le aumenti, perché magari in questo punto ne metti 3, qui 2, qui 3, qui 2, quindi dove tu aumenti tieni un segno perché continuerà ad aumentare, perché se in un giro mi fai l'aumento di una catenella e nel giro dopo ti scordi e ne fai soltanto 2, fai allarghi e stringi, quindi, ma questo è ovvio, no? Ti sto dicendo una cosa ovvia. Quindi dove tu fai gli aumenti metti il segnapunto, che non serve poi portarlo avanti per tutta la lunghezza, semplicemente lo tieni fermo in un punto. Tu quando fai il giro sai che sei più o meno in corrispondenza del segnapunto e fai il tuo aumento. Ok, oddio, tutto può succedere, però dovresti già avere la tua misura. Ok, ma se non dovesse essere così, nessun problema. Puoi aumentare anche gli archetti, cioè anziché fare 3 catenelle ne fai 4, o anziché 2 catenelle in questo punto ne fai 3. Dipende appunto da quanto ti serve eventualmente aumentare. Ok, te la faccio vedere così. Praticamente io sono andata giù per la lunghezza che mi serviva, la lunghezza che ho desiderato. Tu vai avanti per la lunghezza che vuoi tu, e da una parte tu vedi che c'è la manica corta, ed è quello che ho scelto per la mia, ma bellissima anche come sottogiacca, cioè senza la manica, con una bordura magari semplice. Io, ecco, la scolatura la lascio così perché va benissimo in questo modo. Ti mostrerò come fare la manica nell'eventualità volessi farla come la mia, oppure la versione in lana, quindi fare la manica più lunga, ok? Quindi la lunghezza l'abbiamo raggiunta. Il motivo sotto è lo stesso che ho fatto per il cardigan, comunque te lo ripropongo poi per la manica, e adesso tocca a te scegliere se far la manica corta oppure canotta. Immaginala anche manica lunga, perché no? Perché no? Va bene. Ok, spero che ti piaccia perché a me piace tantissimo. Vediamo, c'ho ancora i fili attaccati, ovviamente, guarda il retro. Devo ancora lavarla, devo ancora metterla in posa e tutto, però già è perfetta. Già è perfetta. Ok, ve l'ho fatta vedere come è venuta per la lunghezza, e ovviamente tu farai la lunghezza che desideri. Adesso andiamo a vedere, ecco, per il bordino poi lo facciamo insieme. Io qui ho stretto un pochino col bordino, poi dopo ti faccio vedere come ho fatto il bordino della manica, il bordino della manica. Qui non l'ho ancora stirato per bene, comunque sia, perché voglio lavarla. Andiamo insieme a fare la manica se ti necessita la manica, ok? Partendo dal sottobraccio, quindi partiamo da qui sotto, da qui. Allora, io parto praticamente, aspetta che mi aggancio soltanto, poi ti faccio vedere. Ok, filo agganciato, vedi, qui c'è praticamente la nostra chiusura. Io parto nel primo archetto disponibile e faccio i miei soliti, quindi la maglia bassa e le mie 3 catenelle. Vado nell'archetto successivo e continuo a fare i miei archetti finché non arrivo sulla spalla dove c'è il mio disegno. Ok, bene, allora sono arrivata dove c'è il mio disegno. Ovviamente dobbiamo seguire il disegno, quindi io ho finito con le maglie alte, devo fare il giro con le maglie basse, ma se tu hai finito con le maglie basse,
In questo punto, se hai finito con le maglie basse, devi fare il giro delle maglie alte, di conseguenza fare sempre la diminuzione classica, quello di saltare i 2 punti bassi sotto e andare sulle maglie saltandolo, andando sulle maglie basse e facendo le maglie alte. Non cambia. Il disegno, ovviamente devi seguire il disegno. Se tu fai l'aumento da una parte anziché dall'altra, cioè scusami, la diminuzione, se qui mi fai l'aumento, ovviamente questa treccina si storce, quindi tu devi seguire semplicemente quello che hai sotto. Qui vedi che ci sono le diminuzioni, quindi saltando le 2 maglie di base, continui a fare le diminuzioni. Io devo fare il giro invece con le maglie basse, di conseguenza non faccio le diminuzioni, oramai lo sappiamo, giusto? Ok, adesso mi faccio i miei 2 punti puff. Ok, e vado a farmi le mie 2 maglie basse, le 2 catenelle, e adesso una per salire e vado a fare il punto puff, quindi 1, sono storta, e 2. Ora fermati un secondo. Qui avevamo questa la chiusura, proprio qui, la chiusura della spalla, questa è la spalla. Tu fai soltanto una catenella e poi vai nel punto puff che vedi della parte opposta, ok? Qui, e mi fai il punto puff, i 2 punti puff, attenzione, ok. Ok, quindi cosa sta succedendo? Che questi 2 punti si stanno unendo e poi scompariranno. Andiamo a finire questo gioco di punti, ok? Proseguiamo. Nel mio caso sono solo maglie basse. Sto proseguendo e come vedi questa treccina invece viene dalla parte opposta, ok? Quindi qui ci sarà la diminuzione. Se devi fare il punto alto, qui devi fare la diminuzione. Se stai facendo il punto basso, ovviamente non c'è diminuzione da fare e quindi prosegui come faccio io. Devi solo guardare il punto che stai facendo e capire che dove c'è il punto alto, come tu sai già, dove c'è il punto alto ci sarà la diminuzione. Vedi qui dove c'è il punto alto c'è la diminuzione, dove c'è il punto basso ovviamente no. Dove c'è la diminuzione tu continuerai a fare la diminuzione, ma sempre se stai facendo il punto alto. Nel giro del punto alto si diminuisce. Scusami, sono ripetitiva. E guardare bene il tuo disegno, perché è facile sbagliarsi e qui devo fare, è facile sbagliarsi e andare a destra anziché a sinistra o viceversa, ok? Invece tu devi guardare il disegno dove va. Se va da questa parte è di qua che devi diminuire e poi qui hai i tuoi archetti, quindi non c'è possibilità di errore. Quindi adesso faccio tutti gli archetti, ci troviamo all'unione di questo primo giro della manica. Come vedi io sono arrivata a lavorare l'ultima maglia bassa nell'ultimo archetto, questo è il primo che ho lavorato,
quindi io devo fare le 3 catenelle e puntare l'uncinetto su questa maglia, quindi sulla prima, no? Sono 3 catenelle e punto la maglia qui, chiudendo con una maglia bassissima. Così abbiamo unito il nostro giro. Ora per ripartire mi devo spostare sulla destra, ok? Quindi in questo caso lo chiudo in questo modo, andando sulla destra sono poi in centro, quindi entro nella prima catenella dell'archetto e vado a cercare quello centrale, ok? Quindi ho fatto 2 passaggi, poi catenella, faccio il giro sotto l'archetto, maglia bassa. Sono pronta a ripartire con 3 catenelle. Questo è il secondo giro della manica. Vai avanti con tutti i tuoi archetti. Allora sono andata avanti con la mia doppia coppia di punti puff. Cosa succede ora? Attenzione, guardami, da questa parte io devo diminuire, ma non posso diminuire da questa parte qui, altrimenti questa coppia di punti puff mi va verso sinistra, invece no, non deve andare verso sinistra, questo si deve chiudere. Quindi per far sì che rimanga così com'è, non devi fare diminuzioni da questa parte, ok? Quindi in questo punto tu entri, hai fatto una catenella, sì, tu entri, comunque la catenella è sempre una quando sei vicina, e fai la maglia alta, poi di nuovo 2 catenelle e lei rimane ferma, capito? Il disegno rimane fermo, cioè non si devia da questa parte qua. Hai capito cosa voglio dire, vero? Perché se noi facciamo la diminuzione e da questa parte e da questa parte, questo va da questa parte, questo va dall'altra, quindi nessuna diminuzione tra un punto e l'altro quando dobbiamo chiudere i punti puff. Quindi in questo caso andiamo a lavorare tutte le maglie. Ma tu, se mi stai seguendo, sai, vai bene, perché sai cosa devi fare. Scusa, mi sono un pochino distratta, che quando registro poi non è che sono completamente sola, quindi mi potete capire. Invece questo, che vedi che ha ancora i suoi archetti, questo deve andare verso destra e quindi va messo va diminuito, ok? Quindi quando vedi che ci sono gli archetti subito dopo e questa treccina mi va verso il lavoro, va diminuito, quindi in questo caso andiamo a diminuire, salto queste 2 maglie, entro nel punto puff e vado a fare il mio punto puff, anzi la coppia. Ok, le 3 catenelle e ora vabbè, andiamo a fare tutti i nostri archetti. Quando arrivi alla fine, che ti ritrovi con il primo punto basso, allora la prima volta che abbiamo unito con le 3 catenelle, ci siamo spostate sull'archetto dopo. Se continuiamo a fare così, però, cosa succede? Che io mi sposto sempre di più verso sinistra, ok? Invece un giro lo chiudiamo come io ti ho mostrato, quindi chiudi con le 3 catenelle, vai nella maglia bassa e chiudi con una maglia bassissima e poi ti porti con maglie bassissime al centro dell'archetto. Fai la catenella, entri dentro e maglia bassa e ovviamente prosegui con gli archetti. La seconda volta, quindi un giro lo chiudi così, come abbiamo già fatto. La seconda volta invece no, perché altrimenti ci spostiamo troppo sulla sinistra, quindi filo sull'uncinetto
entro nella maglia bassa. Questa è la chiusura del secondo giro. Un giro lo chiudi così e un giro come prima e un giro come adesso. Quindi tiri fuori il filo e chiudi 2 a 2 le maglie in modo tale che tu sei al centro, e continuiamo in questo modo a rimanere al centro del lavoro. Ok, questa è una piccolezza, puoi fare come vuoi, non è che si noti così tanto, però facendo un giro di chiusura come il precedente che ti ho fatto vedere, un giro così, lo alterni, rimani sempre al centro. Va bene, detto questo, si parte sempre con una catenella e una maglia bassa, le 3 catenelle, e adesso andiamo a fare tutti i nostri archetti. Ok, ho fatto tutti i miei archetti, le ultime 3 catenelle, e adesso vado a fare il mio punto puff. Ok, devo fare il giro delle maglie basse, quindi non devo fare nessun tipo di diminuzione. Ok, e vado avanti con il mio lavoro. Siamo nel terzo giro della manica. Ok. Ok, da adesso in poi andiamo a fare 2 catenelle. Prima dicevo appunto di farne una soltanto, adesso ne facciamo 2, quindi sempre 2 catenelle, ok? Siamo nella fine della nostra unione dei punti puff, e quindi andiamo a fare sempre 2 catenelle perché qui poi uniremo. E adesso facciamo un salto. Non guardare questi 2 punti puff, andiamo decisamente tra questo punto puff e l'altro e andiamo a fare il punto puff centrale qui. Quindi 1, 2 e 3. Ok, 2, 1, 2 e 3. Chiudo. Ora 2 catenelle, salto questa coppia di punti puff e vado a fare, nel mio caso, le maglie basse, la coppia di maglie basse. Ok? Così abbiamo chiuso questo lavoro. Nel giro successivo andremo ad eliminare completamente questo punto puff. Adesso continuiamo con le maglie basse che dobbiamo fare, nel mio caso perché sono nel giro delle maglie basse, quindi vai di coppia di maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse. Allora invece qui il discorso delle catenelle è questo: se fate attenzione il lavoro viene perfetto, quindi se avete seguito me, seguitemi attentamente su quante catenelle fare vicino ai punti puff, perché il resto lo sappiamo già. Per esempio in questo punto noi andiamo a fare una catenella per andare sul punto puff, non cambia molto se poi ti sbagli e me ne fai 2, però andrebbe meglio fatto così, cioè quando sei nel giro dei punti puff con a fianco gli archetti, sarebbe meglio, visto e considerato che questo si deve spostare sulla nostra destra, farne uno soltanto. Quindi qui io ne faccio uno soltanto, entro nel punto puff. Io spero che hai capito il concetto, ma sicuramente sì. Sono io che ho sempre timore di non aver spiegato a sufficienza. Quindi qui ovviamente andiamo a fare il nostro gruppo, i nostri 2 punti puff, e vai Marina, con 3 catenelle di separazione vado a fare i nostri archetti. Ok,
prosegui con gli archetti. Ok? Spero che sia chiaro, cioè dove io ritenevo opportuno farne una soltanto per avvicinare il lavoro ne ho fatta una. Qui ovviamente ne ho fatte due perché dovevo saltare questo gruppo di punti puff. Ma ti viene di tuo, capito, fare queste piccole variazioni, ma da questa parte tu sai, questa, vedi di qua ci sono gli archetti, quindi io qui devo rispettare il singolo, la singola catenella, ok? E quando c'è il giro delle maglie alte fare la diminuzione perché anche lui dovrà scomparire, anche questa. Man mano si sposterà, queste diminuiscono e di conseguenza avremo un'altra unione da fare. Quindi qui per ora solo una catenella. Continua con gli archetti. Andiamo a chiudere, dopo aver fatto tutti gli archetti, il nostro. Quindi ritorniamo a fare tutte le nostre, i nostri archettini. Se non ho perso il conto siamo al quinto giro, quindi qui siamo al punto dopo gli archetti. Ok, 2 e 3, una catenella, qui è il giro delle maglie basse, quindi op op. Ok, andiamo a fare le nostre maglie basse, tutte. Finite tutte le mie maglie basse, le coppie di maglie basse con le 2 catenelle, andiamo con una catenella a raggiungere i punti puff. Questo non mi piace e torno indietro. Tre catenelle e facciamo tutti gli archettini. Chiudiamo il giro. Allora qui facciamo invece le 3 catenelle perché stiamo alternando le chiusure, no? Quindi qui sono 3 catenelle, vado sulla maglia bassa, ok, poi mi sposto con maglie bassissime nel centro dell'archetto successivo, catenella e via. Mi fermo un secondo così ti faccio vedere, però non ci si può fermare senza bloccare il lavoro perché è un attimo, soprattutto questo filato che è molto liscio e si disfa facilmente. Allora andiamo a vedere cosa è successo sulla spalla. Questo praticamente abbiamo unito la prima treccina. Adesso cosa sta succedendo? Che qui stiamo facendo in modo che queste treccine si uniscono con le diminuzioni nel giro dei punti alti da una parte e dall'altra. Man mano questa coppia di punti alti diminuisce e questa treccina si unisce. Io la prima treccina ho voluto che sia più allungata di 2 e l'abbiamo fatta insieme, ok? Più allungata di 2 punti puff. La seconda unione, quindi tu vai avanti così per la tua manica. La seconda unione, ti faccio vedere. Allora, la prima unione, quella che abbiamo fatto insieme, è quella che ho voluto prolungare un po' di più. Quindi ho fatto la coppia di 2 punti puff sull'unione, la coppia di 2 punti puff, di nuovo la coppia di 2 punti puff sui punti puff e poi il punto puff centrale. L'abbiamo fatto insieme.
Poi sono andata avanti per 1, 2, 3, 4 giri, 5, vabbè, guardo solo le maglie alte. 1, 2, 3 e 4, guardando le maglie alte, quindi sono 8 giri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri. Che cosa ho fatto? Invece qui l'ho fatto terminare prima, quindi 2, vedi che qui ci sono la coppia delle 2 maglie alte, che erano quelli finali, e qui ci sono le 2 catenelle di separazione tra questa coppia e questa. Sopra ho fatto le due, le due coppie di punti puff con una sola catenella. Nel giro successivo c'è, come vedi, c'è il punto puff. Quindi, come noti, questa va un po' più su ed era quello che volevo proprio sopra la spalla. Questo che sulla manica l'ho interrotto un giro prima, praticamente una coppia in meno ho fatto, questa non l'ho fatta. Praticamente ho saltato questo, ho fatto subito il punto puff tra i due, scusami, questa l'ho saltata, ho fatto questo punto puff tra i 2 punti puff, ok? In questo modo, quindi manca solamente quel pezzo. Poi per il resto sono tutti archetti, perché tu vedrai che queste maglie appunto non ci saranno più, scompariranno, e dove ci sono le 2 catenelle di questa coppia di punti puff, io vado a bloccare con la maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, e tutto uguale. Qui rimane tutto così, tutto archetti. Ho voluto farti vedere appunto la differenza tra questa unione sulla spalla, che l'ho fatta più lunga di un giro, no? In poche parole, di 2 punti puff in più ci sono qui, e questa invece più semplice. Tu puoi fare decisamente come abbiamo fatto insieme, oppure saltare un giro di punti puff quando ne rimangono soltanto 2 con una catenella in mezzo. A quel punto mi farai il punto puff centrale, ok? Prosegui tu adesso dovresti avere tutte le nozioni, ok? Andiamo avanti e ci ritroviamo quando sei alla lunghezza che tu desideri, e se vuoi fare questo tipo bordino lo faremo insieme. Bene, io sono andata avanti con la mia manica, mi sono fermata alla misura che io volevo, quindi tu farai la stessa cosa. Io sono andata avanti per circa 14 centimetri. E adesso il bordino che faremo nella manica ovviamente sarà lo stesso bordino che io ho realizzato sulla lunghezza. Intendo questa parte, ok, nella parte finale della nostra maglia treccina. Ovviamente se vuoi fare un'altra bordura liberissima di fare, o liberissimo di fare un'altra bordura, io ti mostro come ho fatto io. Quindi lo stesso metodo che io utilizzerò per la manica, tu lo utilizzerai per la bordura proprio del fondo, sempre se vuoi fare la bordura, ok? La prima cosa che, tranne per il fatto che qui facciamo delle diminuzioni, qui no, ma poi te lo spiego. Per il resto è tutto uguale. Prima cosa che dobbiamo andare a fare è un giro di maglie basse. Quindi per quanto riguarda il fondo della nostra maglia, io ho fatto un giro di maglie basse, come detto. Per la manica no, sono partita con le maglie alte. Per fare il giro di maglie basse è semplicissimo. Tu devi fare, ti mostro come fare il giro di maglie basse, nell'eventualità volessi farlo anche sulla manica, sei libera appunto di fare le maglie basse anche sulla manica. Allora, quando noi siamo nell'archetto, perché anche nel fondo, vedi, c'è l'archettino, io qui avevo anche i punti puff, ok, dove ho fatto sempre 2 maglie basse nei punti puff. Comunque te ne accorgi perché che va bene o no, perché man mano che fai il tuo giro di maglie basse, controlla che non si svirgoli troppo, che non siano troppe le maglie, ok?
Per quanto mi riguarda 2 maglie basse andavano bene, quindi cosa faccio? La prima cosa che vado a fare, in qualsiasi punto tu sei, manica o fondo, anzi manica no perché andiamo a fare le maglie alte, quindi in questo caso il fondo, andrai a fare una catenella, poi rientri con una maglia bassa e a fianco ne fai un'altra. Sulla maglia bassa farai una maglia bassa e nell'archetto, come abbiamo fatto in partenza, mi fai 2 maglie basse. Sulla maglia bassa una maglia bassa e nell'archetto 2 maglie basse. Ok, e continui così per tutto il fondo, cioè per tutta la parte finale della tua maglia. Ok, quindi sono tutte maglie basse, quelle che ho fatto, 2 nell'archetto, 1 sulla maglia bassa e via dicendo. Quando ti ritrovi in questo punto, allora vediamo se riesco a farti vedere bene. Io qui ho fatto l'ultimo giro con la maglia bassa, vedi le 2 catenelle, maglia bassa in questo ultimo punto puff, poi 2 catenelle, maglia bassa. Ecco, questo era l'ultimo giro. Poi per fare la bordura ho fatto, come ti ho mostrato prima, 2 maglie basse in ogni archetto, una maglia bassa sulla maglia bassa. Ok, e questo per tutto il giro. Se ti ritrovi come me dove c'è questo tipo di punta, io ho semplicemente fatto una maglia bassa sulla maglia bassa e 2 maglie basse nell'archetto, quindi praticamente io ho continuato in questo modo. Ok, se per caso ti ritrovi con ancora, non so, la lavorazione in questo punto, per esempio qui, qui farai la tua maglia bassa, quindi qui avrai 2 maglie basse perché è l'archetto, poi qui dentro farai la maglia bassa, una, tra questo e questo ne farai 2, una e 2, ok? Cioè regolati di conseguenza in base al lavoro che hai, perché magari non abbiamo finito nello stesso punto. Se tu sei negli archetti, semplicissimo, 2 maglie basse nell'archetto, una maglia bassa sulla maglia bassa, ma è facile anche se hai i punti puff. Ok, detto questo, tu puoi fare il giro di maglie basse finale sia per la lunghezza, quindi l'ultima parte della maglia, che per la manica. Io invece ho fatto in questo modo. Per la manica ho fatto un giro, anziché di maglie basse l'ho fatto di maglie alte e adesso lo andiamo a fare insieme, un giro di maglie alte e poi subito dopo ho iniziato con la parte finale che è composta da 2 giri in un unico giro. Ok, andiamo a farlo insieme. Quindi disfiamo questa parte qui. Ok, rimaniamo con la nostra catenella e mi fermo un secondo. Visto che io voglio leggermente restringerla la manica, non faccio 2 maglie alte come fossero 2 maglie basse, lo spazio che prende è lo stesso, 2 maglie alte qui e una sulla maglia bassa, no. Io faccio 2 maglie alte, poi salto 2 maglie alte, salto 2 maglie alte, quindi non faccio come ho fatto nel fondo della mia maglia, ok? Che poi siano maglie basse o maglie alte, però lo sto facendo in un modo, ne faccio uno in meno praticamente. Quindi se tu invece vuoi che tenga la larghezza che hai, allora a questo punto mi farai 3 catenelle come sto facendo io e una maglia alta a fianco nell'archetto e mi fai anche la maglia alta sulla maglia bassa e quindi ti tiene la stessa larghezza. Io vado a leggermente a restringere in questo modo e poi non mi è neanche sufficiente, quindi vuol dire 2 maglie alte in ogni archetto e non mi è neanche sufficiente, tant'è che poi ho dovuto fare un altro, diciamo un'altra diminuzione, cioè ho diminuito poi nell'ultimo giro, quel giro che è composto da 2 giri e che necessita assolutamente di stiro, perché altrimenti rimangono i ventaglietti tutti sparpagliati. Guarda, ti faccio vedere una cosa.
Questo è il bordo finale appena stirato, ok? Questo è il bordo finale, finale della manica non stirato. Vedi che rimane tutto sparpagliato, può essere carino anche così, però a me piace di più così. E quindi questo va stirato. E così anche la maglietta. La maglietta necessita di, vabbè, lavaggio ovviamente, quando finiamo un progetto, però lavora Marina nel frattempo, quando finiamo un progetto normalmente si tende a lavarlo, no? Perché l'abbiamo posato un po' di qua, un po' di là, e quindi necessita di lavaggio. E io li lavo a mano, però voi siete liberi, io voglio che durino il più a lungo possibile, quindi cerco di stressarli il meno possibile. A mano è il metodo più, diciamo, più delicato. Eh, io faccio così sia per i progetti in lana che i progetti con filati estivi, e quindi continuo a fare così. È un po' più brigoso, certo, perché devi poi asciugarlo su un piano con sotto degli asciugamani, però io ne faccio una alla volta e quando si asciuga uno parto con l'altro, poi in questo periodo si asciugano con molta più rapidità che d'inverno, ma io lo faccio anche d'inverno, quindi è una mia abitudine. Io faccio così, voi ovviamente farete come vorrete. Per vedere questo progetto, questa mia creatura, nella sua forma migliore dovete comunque lavarla nel modo più delicato che voi conoscete e poi darle una stiratina. Ecco, dipende poi da quale tipo di filato avete per la stiratina. Io con questo, per ovviare al problema, ho messo un panno sopra per evitare di poterlo danneggiare. Ecco, in nessun modo vorrei che questo succedesse, anche solo per avere troppa fretta. È vero, e con una stirata oppure anche col vapore, va bene. L'importante è che la diversa modalità di lavorazione che abbiamo utilizzato per questa creatura, per fare appunto quei disegni che avete visto, si distendano e non vi diano, come dire, segni di magari che tirino un po' da una parte e un po' dall'altra del disegno. Adesso non mi viene la parola. Comunque, per renderlo perfetto, e vi assicuro che così è, devi proprio bagnarlo, lavarlo e poi stirarlo e vedrai che sarà perfetto. Ok, finisco il mio giro nella manica. Sono arrivata alla fine del mio primo giro con le maglie alte sulla manica. Tu sarai magari nelle maglie basse perché stai facendo la bordura finale. Comunque puoi fare sia maglie alte che maglie basse, vai che mi ripeto. Ci sono arrivata, quindi ho fatto le ultime due, queste sono le ultime due, unisco sulla testa della prima, quindi calcoliamo la terza catenella d'inizio, entro, prendo il filo e lo porto all'interno, tirando il filo dietro, così si avvicina e lo porti all'interno, in questo modo. Ok, adesso andiamo a fare proprio il disegno, la bordura vera e propria. Dunque, come ti dicevo, si differenzia questa bordura manica e bordura fondo da due cose. La prima, appunto, sulla manica ho fatto le maglie alte anziché le maglie basse, e qui ho fatto solo 2 maglie alte nell'archetto e non ho lavorato la maglia bassa, quindi ho fatto solo 2 maglie alte, 2 maglie alte, mentre sul fondo farai 2 maglie basse, una maglia bassa sulla maglia bassa, e questo l'abbiamo già visto. Poi nella parte finale ovviamente io non ho fatto diminuzioni nella bordura, mentre qui le faremo. Quindi per non fare le diminuzioni, io in totale ho fatto in tutta la manica 10 diminuzioni. Tu puoi farne di più se vuoi, o non farle, come non facciamo le diminuzioni sul fondo della nostra maglia. Ok, comunque parti con me e poi man mano ti faccio vedere. Allora partiamo con 3 catenelle e poi
lavoriamo altre 3 maglie alte, questo sia che tu stia facendo il fondo che la manica, quindi in totale dobbiamo avere 4 maglie alte. Ok, e le abbiamo. Perfetto. Poi tira su 4 catenelle, 2, 3 e 4, mi giri il lavoro, vai sulla prima maglia che abbiamo fatto con le catenelle, quindi in testa, prendi il filo e fai una maglia bassa. Sei in questa posizione, ok? Abbiamo fatto le 4 catenelle e poi in testa la maglia alta hai fatto la maglia bassa. Ora mi fai 3 catenelle, che sono poi la nostra maglia alta, giriamo il lavoro, così ti trovi subito il filo nel punto giusto, ok? Giriamo il lavoro e all'interno di questo archetto che abbiamo fatto prima andiamo a lavorare 7 maglie alte, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto. Ok, adesso andiamo avanti a fare un altro gruppo da 4, quindi non cambia nulla in questo momento sia per la manica e bordo manica e bordo fondo. Ok, andiamo a fare altre 4 maglie alte, una maglia lavorata in ogni maglia di base del giro sottostante, ok? Quindi 1, questa è lavorata da questa, 1, 2, 3 e 4, mi fai 4 catenelle, gira il lavoro, ora guarda, praticamente l'uncinetto deve passare sotto questa maglia bassa, questa qui, così, ok? Così. Prendi il filo e fai una maglia bassa. Ok, tira su 3 catenelle, gira il lavoro e ora all'interno del nostro archetto andiamo a lavorare 7 maglie alte, 2, 5, 6 e 7. Perfetto, e questo è il mio secondo ventaglietto. Adesso si ripete, ma e quindi con la maglia continui come stiamo facendo, anzi te ne faccio un altro esattamente senza diminuzioni, senza niente, ok? Quindi tu continua. Questa, come vedi, questa maglia è lavorata, quindi vai in quella successiva e mi fai di nuovo 4 maglie basse, maglie alte, certo Marina, 4 maglie alte. Ora mi fai 4 catenelle, giri il lavoro, metti bene il ventaglio in modo tale da vedere proprio sotto il ventaglio, qui c'è la maglia bassa, quindi qui io inserisco l'uncinetto, metto bene il mio filo in modo tale da poterlo prendere e fare una maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro e dove c'è questo archetto 7 maglie alte, come vedi è praticamente ripetitivo e per quello ti dicevo che sono, non sto contando, comunque per quello che ti dicevo che sono è un giro formato da 2, adesso lo conto perché non stavo mica contando, allora 1 2 3 4 5 6 7, incredibile, incredibile,
e quindi continua così. Se invece, come ti ho fatto vedere queste 3 volte, se invece devi fare anche tu delle diminuzioni, io adesso qui ne ho fatti 3 senza diminuzioni, non importa, in totale devo fare 10 diminuzioni, lo so perché l'ho fatto già dall'altra parte. Allora io cosa faccio? Entro, faccio sempre la stessa cosa, quindi tiro su le mie maglie alte, quindi ne lavoro 1, 2 e 3, attenzione alla quarta. La quarta, la quarta mi serve per diminuire le maglie sottostanti, quindi io cosa faccio? Entro nella quarta e chiudo solo 2 asoline, entro nella quinta e chiudo 2 asoline, alla fine chiudo tutto insieme. Quindi in questo caso avremo 1, 2, 3, 4 maglie, ma in realtà ne abbiamo 5 sotto, ok? Abbiamo fatto una diminuzione, quindi abbiamo fatto scomparire questa maglia, in poche parole. E poi 1, 2, 3 e 4, il lavoro poi è uguale, c'è solo quel piccolo dettaglio della diminuzione. Vado sotto il mio archetto dove c'è questo aggancio che è la maglia bassa, qui, prendo il filo, maglia bassa, tiro su 3 catenelle, giro la maglia e faccio 7 maglie alte, sempre tutto uguale. Quindi oltre le 3 catenelle ci sono 7 maglie alte, ok? Ok, quindi siamo alla seconda, la terza, la quarta, la quinta, sesta e settima maglia alta. Si rifà. Allora, di nuovo nella maglia disponibile tiriamo su 1, 2, 3 e 4. Qui non faccio diminuzione, adesso alterno. Spero di riuscire ad arrivare, perché non sono partita così nell'altra manica, ma l'importante è che io abbia 10 diminuzioni. Quindi adesso le alterno. In questo caso non faccio la diminuzione. Tiro su 4 catenelle perché vado a fare il mio archetto, quindi mi servono 4 catenelle e sotto il mio ventaglio entro, prendo e chiudo con una maglia bassa. Tiro su 3 catenelle che invece in questo caso mi sostituiscono la maglia alta e a fianco a queste 3 catenelle vado a fare 7 maglie alte. Ok, fatte le 7 maglie alte, rifaccio di nuovo, però questa volta faccio la diminuzione. Ricorda che la diminuzione io l'ho fatta solo sulle maniche, quindi lavoro 3 maglie alte, la quarta la lavoro insieme alla quinta, quindi diventa, prendo il filo come fare una maglia alta, ok? Prendo il filo, ne chiudo però solo 2 asoline, poi entro nella maglia successiva e chiudo di nuovo 2 asoline. In totale di asoline sull'uncinetto ora ne ho 3 e che chiudo insieme. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie che abbiamo utilizzato, ma in realtà se tu guardi sopra 1, 2, 3 e ne abbiamo solo 4, quindi ne abbiamo diminuita un'altra. 1, 2, 3, 4 per fare il nostro archetto. Gira bene il tuo ventaglietto, entri qui sotto, prendi il filo, maglia bassa e 3 catenelle e vai avanti in questo modo. Allora, io ti dico questo, puoi fare tutte le maglie, puoi diminuire tutte le maglie in questo modo, ok? Già abbiamo, diciamo, leggermente stretto facendo le maglie alte, 2 maglie alte in ogni archetto, anziché lavorare 2 maglie alte nell'archetto e 1 sulla maglia successiva, sulla maglia bassa in questo caso. E quindi ok, leggermente si è stretta. Se la vuoi molto più stretta, già così direi che stringe abbastanza. Allora ti faccio vedere. Comunque puoi, anziché fare 10 diminuzioni, farne di più e ti si chiude un pochino a palloncino. Se tu noti, non si nota molto
la differenza, ma ti assicuro che invece c'è, perché qui abbiamo come larghezza, qui sotto abbiamo un 15 centimetri pieni, mentre qui di ampiezza, sempre tenuto morbido, abbiamo un 18. Quindi io praticamente mi sono ho stretto il mio polsino, insomma polsino di 3 centimetri, facendo questo tipo di diminuzione, ok, questo tipo di diminuzione qua. Se vuoi stringere ancora di più, ovviamente devi fare più diminuzioni come io ti ho spiegato. Quindi la bordura l'abbiamo vista, spero sia stata chiara. Adesso io finisco la mia manica, la vado a lavare, la vado a stirare e poi te la mostro sul manichino. Una cosa, da quello che hai capito, non voglio fare nessun tipo di bordura. Puoi fare tutti i tipi di bordura che vuoi sulla scollatura, io intendo. Non ho fatto, mi piace così, la voglio semplice, la voglio con gli archetti dietro e con la treccina proprio qui sulla bordura. Mi piace così. Diventerebbe secondo me un eccesso mettere i ventaglietti qui, non ce li vedo proprio. Eh, quindi direi, a meno che non mi balzi un'idea all'ultimo minuto, magari con dei punto gambero, adesso vediamo, ma non, mi piace talmente tanto che non penso di fare altro. Tu sei liberissimo o liberissima di fare anche una bordura sullo scollo, assolutamente. Ok, vado avanti, poi ti mostro che cosa ho deciso di fare e come è venuta lavata e stirata. Ultimo consiglio, se può servirvi. Allora, innanzitutto i ventaglietti mi raccomando che siano gli stessi da una parte e dall'altra, fai un conteggio per vedere se effettivamente sono uguali e vabbè, questo è ovvio. Non è ovvio invece il fatto che ognuno terminerà come in modo differente, nel senso che non tutte avremo la fine. Per esempio io ho finito con 4 maglie alte e quindi di conseguenza adesso qui sopra farò le 4 catenelle, poi mi giro e faccio il ventaglietto. Magari ve ne avanzano di maglie sotto oppure non sono sufficienti. Ok, allora andiamo a fare una prova nel caso in cui, ok, 2,5 è qui, provo ad alzare, ok, così dovresti vedere bene. Allora, ripeto, qui io sono a posto, nel senso che ho le mie 4 maglie alte, quindi vado a chiudere direttamente in cima a questo ventaglietto. Se però qui me ne avanzano, cioè ne ho per esempio 2 in più, non c'è problema. Tu cosa fai? Fai le diminuzioni come abbiamo già fatto. Se ce ne sono 2 da diminuire, magari diminuiscine, cerca di diminuire magari nei ventaglietti precedenti, quindi nelle maglie alte che ti daranno i ventaglietti precedenti. Però anche se ne hai 2 in più, per esempio fai finta che qui ne ho già 4, qui hai queste 2 maglie in più, semplicemente tu vai a chiuderle come abbiamo fatto per le diminuzioni e ovviamente questo ti capiterà sia per, adesso qui ovviamente ne vedi 3, ma potrebbe andare bene anche con 3, ok? Fai un ventaglietto meno ampio, quindi anziché 7 magari mettine 6 maglie sul ventaglietto. Devi cercare di adattarti affinché tu arrivi alla fine e adattandoti perché non abbiamo fatto nessun calcolo, non abbiamo un multiplo di 4 e poi comunque sia il multiplo di 4 viene poi disfatto perché dobbiamo fare delle diminuzioni, quindi si va ad occhio, ok? Noi procediamo in questo modo, vale sia per la manica che per la parte sotto della bordura, ok? Quindi se per caso te ne avanzano, diminuisci, se per caso invece ne hai meno, ne fai meno. Fai un archetto un po' più piccolo, tanto finisce nel centro, scusami, sotto il braccio, quindi se ha una maglia in meno, francamente non si nota, ok? Quindi se ne hai uno in meno,
va benissimo, fanne uno in meno, anche con 3 va bene. Io invece vado a fare, finisco bene, quindi in questo caso, quindi nel senso che, come dico molte volte, ruba maglie o mangia maglie, ok? Io vado a fare l'ultimo mio ventaglietto e poi vado a chiudere. Prima ti ho detto chiudi in cima, no, 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 non in cima, vai a chiudere qui intorno a questa maglia bassa, prendi il filo e fai l'ultima maglia bassa del giro, ok? E così tu hai chiuso. E poi non ti rimane che, prima di tagliare, controlla che i ventaglietti siano uguali da una manica e dall'altra e tagli. Quello che hai fatto per una manica lo farai per l'altra. Ovviamente il discorso della chiusura e dell'unione della circonferenza che farai nella parte sotto vale sia per la manica che per la bordura sotto, appunto. Ok, ho finito anche la seconda manica. Adesso sì, vado a lavarla, la stiriamo e poi vediamo il risultato. Siamo partiti da qui e piano piano, piano piano, piano piano abbiamo fatto crescere la nostra splendida maglia treccina. Eccolo qua. Io praticamente l'ho finita con un lotto, mi è avanzato qualche metro di filo, un lotto, ho realizzato una 44/46 perché è molto molto, guardate quanto è morbido questo filato, guardate che morbidezza che ha, cioè è veramente veramente un filato stupendo, leggerissimo, leggerissimo addosso e freschissimo. Questa poi è la nostra manica che abbiamo completato insieme, il nostro fianco, qui c'è l'unione che va a svanire con tutto il resto, le nostre V che scendono. La scolatura alla fine, come già vi avevo anticipato, l'ho lasciata così, dietro uguale, non l'ho toccata, l'ho lasciata così bella comoda. Questa è la parte dietro, lavata e stirata. Certo, non è che ci do dentro con il ferro da stiro fino a farla, piano piano, con delicatezza, gli ho dato una, diciamo, un pochino di pressione, ma non tanta. Ed eccola qui, stupenda, me lo dico da sola, scusa, me lo dico da sola, l'unione della manica e voilà. Adesso avrai realizzato anche tu la tua treccina. Fammela vedere sul gruppo Facebook, mi raccomando, unisciti a noi così che io possa vedere la creatura che hai realizzato anche tu. Come dicevo, appunto, necessita di lavaggio e di una svaporata, svaporata proprio per tenerla, più che tenerla, addolcirla, no? Perché con tutte queste lavorazioni che cambiano, soprattutto l'altezza della maglia alta e l'archetto, va proprio messa in posa. Ecco, in questo caso proprio te lo confermo, va messa in posa, ma guarda com'è bello questa parte che limita l'occhio al nostro fianco, è vero? Bene, dai, io sono entusiasta, quindi niente. Grazie di avermi seguita, iscriviti al mio canale, fammi sapere se ti è piaciuto realizzarlo con me, se ti piace la creazione, quindi la mia creatura, e quindi vuoi realizzarlo anche tu, dammi un cenno, ok? Dammi un cenno. Ciao, alla prossima!